Ciao, io sono Sonia. Oggi voglio farvi vedere come ricavo i miei pattern per il foam con una forma complessa. In questo video prenderò come esempio i Lekku di Asoka, che sono una forma abbastanza complessa, ma voi potete fare con qualsiasi cosa. Potete ricavare la forma di un oggetto, di una bottiglia, di una forma del vostro corpo, come per esempio il busto, oppure potete partire anche da una scultura, come faccio spesso anch'io, oppure anche da un Pikachu. Prima di far partire il video c'è una cosa che dovete fare, ovvero iscrivervi al canale, seguirmi su tutti i social e mettere un bel mi piace. Facciamo partire il video. La prima fase consiste nell'avvolgere con il cellophane il nostro pezzo, il nostro oggetto. Questo semplicemente per evitare che nel passaggio successivo il pezzo si rovini coprendolo con lo scotch. Procedo a piccoli pezzi cercando di ricoprire con il cellophane il pezzo più stretto possibile, in modo che non ci siano buchi di aria o altro. I buchi di aria sono un vaneggio perché non esistono e li ho appena creati. Il secondo passaggio ora è ricoprire tutto con lo scotch. In questo caso sto utilizzando un nastro adesivo di quelli grigi che sono molto resistenti. Taglio piccoli pezzettini e ricopro tutto quanto, anche qui più stretto possibile, per cercare di creare, diciamo, una seconda pelle con lo scotch. Come vedrete mi sto concentrando solo su un lato, perché comunque il nostro pattern vogliamo che sia simmetrico, perciò sarà necessario semplicemente prendere la forma della destra o della sinistra. Ora che ho ricoperto tutto quanto con il nastro adesivo, è il momento di disegnare i nostri pattern con un pennarello indelebile nero o di altri colori come preferite. L'importante è che sia ben visibile. Per prima cosa è importante definire il segno del mezzo. Dopodiché inserisco tutti questi segni che poi mi aiuteranno a ricongiungere i pattern insieme e questi segni sono molto importanti. Ora inizio a disegnare le linee, diciamo, di divisione dei pattern per fare in modo che dopodiché, una volta tagliato tutto il nastro adesivo, riuscirò ad ottenere dei pezzi piatti, perché noi ovviamente vogliamo qualcosa di piatto. Quindi diciamo che bisogna seguire la forma e dividere il pezzo dove maggiormente si curva o si piega. Non importa quanti segni fate, potete dividere anche il pezzo in più parti se non siete sicuri. L'importante è riuscire ad appiattire tutto il pattern. Dopodiché sarà importante ricordarsi quali pattern andranno attaccati insieme, perciò lo segno con delle lettere uguali, così dopo, quando avrò diviso i pattern e dovrò rincollarli insieme, mi ricorderò che le lettere uguali andranno attaccate. Non so se sono stata chiara, ma è sempre difficile spiegarsi quando si parla di queste cose. Comunque, come vedete, ho riempito tutto il pattern di segni e di lettere. Quindi ora che sono sicurissima che una volta divisi i pezzi riuscirò a rimetterli insieme, taglio con cura il pattern per liberare il nostro pezzo dallo scotch, facendo molta attenzione a non rovinare i pezzi. Ora che l'ho sfilato, abbiamo questa cosa un po' floscia, bisognerà adesso tagliare con cura tutti i pattern nei segni che abbiamo disegnato.
Dopo aver tagliato tutte le forme che abbiamo disegnato, avremo una specie di puzzle di tutte queste forme strane senza senso, ma l'importante è che queste forme strane senza senso sono piatte e quindi possiamo trasporle, se vogliamo, su un pezzo di carta, su un cartoncino. Io lo faccio sempre perché è molto importante avere delle forme precise e così sarà anche più facile successivamente trasporle o sul foam o magari conservarle per dei progetti successivi. A me piace essere precisa, quindi ho trasposto tutti i pattern su questo foglio enorme. Dopodiché questa cosa è opzionale, se volete potete dividere tutti i vostri pattern in dei fogli A4 come vedete. Io ho trasposto tutto dividendo i pattern su tanti fogli A4 ricalcando, per poi dopodiché scannerizzarli al computer e fare una versione diciamo digitale in PDF. E questa appunto digitalizzazione dei pattern è una cosa facoltativa, io la faccio perché dopodiché i pattern li vendo su Etsy e quindi voglio avere una cosa un po' più professionale. Il programma che sto utilizzando si chiama Inkscape, ve lo lascio anche qui sotto in descrizione. Non vi faccio un tutorial su come funziona questo programma perché probabilmente ci vorrebbe magari un piccolo video a parte. E se volete fatemelo sapere nei commenti, che magari più avanti faccio anche un video su questo. Questo è tutto, grazie mille per aver visto il video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è stato utile. Se siete semplicemente interessati a visitare il mio negozio su Etsy ve lo lascio qui sotto in descrizione. Ci vediamo presto!